Bentornati su Wow Podcast Italian, cari ascoltatori. Sono Mia e oggi ho una sorpresa per voi. Ma prima, Lucas, buonasera. Sento già nell'aria qualcosa di speciale. Buonasera, Mia. Sì, hai ragione. È quasi Pasqua e io sono già entusiasta. L'odore del cioccolato, le campane, la famiglia riunita. Ogni anno è una magia diversa. Esatto. E per chi ci ascolta e sta imparando l'italiano, oggi parleremo proprio di Pasqua, la Pasqua italiana. Ascoltatori, siete pronti? Preparatevi perché oggi imparerete cose bellissime sulla cultura italiana. Mia, iniziamo dall'inizio. In Italia la Pasqua è una delle feste più importanti dell'anno. È una festa religiosa, ma anche una festa di famiglia, di cibo, di tradizioni. Ogni regione ha le sue usanze, i suoi piatti tipici, le sue celebrazioni. Sì, e io ogni anno aspetto la Pasqua con grande gioia. Lucas, tu dove passi di solito la Pasqua? Con la famiglia? Assolutamente sì. Per noi italiani la Pasqua si passa in famiglia. Si cucina tutto il giorno, si mangia tantissimo, si ride, si racconta. È un momento di unione. E tu, Mia? Dove vai per Pasqua? Io vado sempre dai miei genitori, in campagna. È meraviglioso. C'è silenzio, aria fresca e mia madre cucina piatti tradizionali che adoro. Ascoltatori, sapete come si dice tradizione in italiano? Si dice proprio così, tradizione. Una parola bellissima. No, no. Bellissima! E le tradizioni della Pasqua italiana sono tante. Cominciamo dal Sabato Santo. La sera del Sabato Santo, in molte chiese italiane c'è la veglia pasquale, una celebrazione speciale che dura tutta la notte, o almeno fino a mezzanotte. Sì, la veglia pasquale è un momento molto suggestivo. Si accendono le candele, si canta, si prega. E poi, alla mezzanotte, arriva il momento più emozionante, la resurrezione. Le campane suonano all'impazzata. Le campane. Ecco, parliamo delle campane. In Italia c'è una tradizione antica legata alle campane di Pasqua. Sapete, ascoltatori, che secondo la tradizione le campane delle chiese volano a Roma il giovedì santo. Esatto! E poi tornano la mattina di Pasqua, portando con sé le uova di cioccolato per i bambini. È una storia che si racconta ai bambini per spiegare loro perché il giorno di Pasqua trovano le uova di cioccolato. Adorabile, vero? Molto adorabile. E a proposito di uova di cioccolato, parliamo di questa grande tradizione italiana. Le uova di Pasqua italiane sono famose in tutto il mondo. Sono grandi, spesso enormi, e dentro c'è sempre una sorpresa. Una sorpresa! Sì, la sorpresa è una parte fondamentale dell'uovo di Pasqua italiano. Quando ero bambina, aspettavo con grande curiosità di aprire il mio uovo per scoprire cosa c'era dentro. Lucas, ti ricordi la tua sorpresa preferita? Sì! Una volta trovai una piccola macchina da corsa rossa. Ero felicissimo. Ma la cosa interessante è che la tradizione delle uova di Pasqua in Italia è molto seria. Le grandi aziende cioccolatiere italiane, come Perugina, producono uova di qualità altissima. Perugina, famosa soprattutto per i baci, quei cioccolatini con il messaggio d'amore dentro. Ma le loro uova di Pasqua sono magnifiche. Ascoltatori, se venite in Italia per Pasqua, dovete assolutamente comprare un uovo di cioccolato italiano. È un'esperienza unica. Assolutamente. Ma non finisce qui, perché la Pasqua in Italia è anche una festa di cibo tradizionale. Mia, parliamo del pranzo di Pasqua. Cosa si mangia tipicamente? Oh, il pranzo di Pasqua. Questo è il mio argomento preferito. Si inizia con gli antipasti. Salumi, formaggi, uova sode, bruschette. Poi si passano ai primi piatti, lasagne, tagliatelle al ragù, risotti. E poi la carne. La carne. In molte regioni italiane il piatto principale del pranzo di Pasqua è l'agnello. L'agnello è un simbolo della Pasqua cristiana e in Italia si cucina in tantissimi modi. Al forno con le patate, con le erbe aromatiche, con il vino bianco. Delizioso! Nella mia famiglia facciamo l'agnello al forno con il rosmarino e l'aglio. Il profumo che si sente per casa è incredibile. Ascoltatori, sapete come si dice rosmarino in inglese? È rosemary.
Un'erba aromatica molto usata in Italia. E poi, dopo l'agnello, arrivano i dolci. I dolci di Pasqua italiani sono famosissimi. Parliamo della colomba, il dolce più rappresentativo della Pasqua italiana. La colomba. Sì, la colomba è a Pasqua quello che il panettone è a Natale. È un dolce soffice, lievitato, a forma di colomba, simbolo di pace. Sopra c'è una glassa di mandorle e zucchero granulato. È irresistibile. Irresistibile è la parola giusta. Ogni anno ne compro almeno 2 o 3. E poi ci sono i dolci regionali. Per esempio, in Sicilia fanno l'agnello di pasta reale, una scultura dolce a forma di agnello fatta con la pasta di mandorle. È quasi troppo bello per mangiarlo. Quasi. Ma si mangia lo stesso, yes, not può, ovviamente. Ascoltatori, voi celebrate la Pasqua nel vostro paese? Scrivete nei commenti. Ci piace molto sapere come festeggiate voi. E soprattutto, avete mai assaggiato la colomba italiana o un uovo di cioccolato italiano? Bella domanda, Mia. E a proposito di commenti, vogliamo sapere anche qual è il piatto di Pasqua tipico del vostro paese. Condividete con noi la vostra tradizione, siamo curiosissimi. Lucas, parliamo adesso di un'altra tradizione importante, la Pasquetta. Sai cos'è la Pasquetta? Certo, la Pasquetta è il giorno dopo Pasqua, il lunedì di Pasqua. In Italia è un giorno festivo e la tradizione vuole che si passi all'aperto, in natura. Si fa un picnic con gli amici o con la famiglia, si va in campagna o al mare. Esatto. C'è un detto italiano molto famoso. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Significa che a Natale si sta in famiglia, ma a Pasqua si può scegliere con chi stare. E il giorno di Pasquetta è spesso dedicato agli amici. Un detto bellissimo e molto vero. Io di solito vado con un gruppo di amici in campagna. Si porta il cibo avanzato dal pranzo di Pasqua, si beve un bel vino locale, si chiacchiera per ore. È una delle giornate più rilassanti dell'anno. Meraviglioso! E il tempo di solito aiuta perché aprile in Italia è già primavera. I fiori sbocciano, le temperature sono miti, si sente l'aria nuova. Aprile in Italia è davvero magico. Mia, voglio parlare anche delle decorazioni di Pasqua. In Italia le case e le piazze si decorano con fiori primaverili, agnellini di peluche, cestini con le uova colorate. È tutto molto colorato e allegro. Sì, e nelle chiese si fanno decorazioni floreali bellissime. In alcune città italiane, come Firenze, ci sono tradizioni antichissime legate alla Pasqua. A Firenze, per esempio, c'è lo scoppio del carro. Ah, lo scoppio del carro. Questa è una delle tradizioni più spettacolari d'Italia. Ogni anno, la mattina di Pasqua, in Piazza del Duomo a Firenze, viene trainato un enorme carro di fuochi artificiali chiamato il brindellone. E durante la messa di Pasqua, una colombina meccanica parte dall'altare della cattedrale, percorre tutta la navata e va ad accendere i fuochi del carro. Se tutto va bene e il carro esplode correttamente, è di buon auspicio per la città. È uno spettacolo incredibile. Ogni anno migliaia di turisti vengono a Firenze appositamente per vedere questo evento. Se andate in Italia per Pasqua, vi consiglio vivamente di visitare Firenze in quel periodo. Assolutamente. E parlando di tradizioni regionali, ogni parte d'Italia ha qualcosa di speciale. In Sardegna ci sono processioni tradizionali con costumi antichi. In Calabria si fanno i pitta ampigliata, dolci tipici. In Campania si prepara la pastiera napoletana. La pastiera napoletana? Un altro dolce magnifico è una torta fatta con il grano cotto, la ricotta, le uova, i canditi e l'acqua di fiori d'arancio. Il profumo è qualcosa di straordinario. Si prepara il venerdì santo e si mangia il giorno di Pasqua. E si dice che la pastiera napoletana deve riposare almeno 2 giorni prima di essere mangiata, per far amalgamare tutti i sapori. È un dolce che richiede tempo e amore, come tutta la cucina italiana d'altronde. Verissimo. La cucina italiana richiede pazienza e passione. E la Pasqua è forse il momento dell'anno in cui si cucina di più, con più amore, con più tradizione. Ogni piatto ha una storia,
Ogni ricetta viene tramandata di generazione in generazione. Che bella immagine, Lucas! Ascoltatori, avete imparato tante parole nuove oggi. Proviamo a ricapitolare insieme. Come si dice Easter in italiano? Si dice Pasqua e Easter egg, Uovo di Pasqua. E il dolce tipico della Pasqua italiana? la colomba, e il giorno dopo Pasqua. La Pasquetta! Bravi ascoltatori, state imparando l'italiano benissimo. Continuate così. E ricordate, per imparare una lingua la cosa più importante è ascoltare, 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 proprio come state facendo adesso con noi. Ogni episodio di Wow Podcast Italian vi aiuta a migliorare il vostro italiano in modo naturale. Esatto. Senza stress, senza grammatica pesante. Solo conversazioni vere, argomenti interessanti, cultura italiana autentica. Come piace a noi e come piace a voi. Mia, prima di salutare, voglio fare una domanda agli ascoltatori. Se poteste trascorrere la Pasqua in qualsiasi città italiana, dove andreste? Roma con le sue chiese magnifiche? Firenze per lo scoppio del carro? Napoli per la pastiera? O forse una piccola città di campagna? Bella domanda! Io sceglierei sicuramente un piccolo borgo di campagna toscano. Immaginate, ulivi, vigneti, una casa di pietra, il pranzo di Pasqua con vista sulle colline. Paradiso! Che immagine meravigliosa! Io invece sceglierei Roma. La Pasqua a Roma è qualcosa di unico al mondo. Il Papa in piazza San Pietro, i pellegrini da tutto il mondo, le chiese aperte, la città che si riempie di vita. Entrambe scelte bellissime. Ascoltatori, scrivete nei commenti la vostra risposta. Dove vorreste trascorrere la Pasqua in Italia? Siamo curiosissimi di leggere le vostre risposte. E se volete continuare a praticare il vostro italiano, non dimenticate di ascoltare tutti i nostri episodi. Wow Podcast Italian è qui per voi ogni settimana, con argomenti nuovi e conversazioni interessanti. Grazie mille per essere stati con noi oggi, cari ascoltatori. È stato un piacere parlare di Pasqua con voi. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo e che abbiate voglia di esplorare ancora di più la cultura italiana. Da parte mia, Lucas, vi auguro una serena Pasqua a tutti. Che sia un momento di gioia, di pace e di buon cibo, naturalmente. Buona Pasqua a tutti! Ci vediamo al prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Arrivederci! Arrivederci a tutti. Continuate a imparare l'italiano con passione. A presto!